Benvenuti fratelli e sorelle di cammino in questo primo video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti di Mata Amritananda Mahi, la santa indiana conosciuta anche col nome di Amma. Questi collana di libri, di volumi, sono redatti dallo Swami Amrita Svarupananda, uno dei discepoli principali di Amma. Questa serie di audio-video che riprendono i testi appunto originali dei dialoghi di Mata Amritananda Mahi con le discepoli, le persone che arrivavano, gli studenti, anche persone semplici e altolocate. Ci sono diversi scenari, diciamo, che si incontrano in questi testi. Sono stati però sintetizzati, altrimenti diventava lunghissimo anche creare questi audio-video, e poi ampliati con immagini, riflessioni e anche meditazioni per accompagnarci, illuminarci lungo il cammino della nostra vita. Infatti ho voluto sintetizzare i vari capitoli, dargli un titolo che spesso è anche dentro al capitolo appunto del libro e riflettere poi insieme su quello che è il messaggio che Mata Amritananda ci dà all'interno di questa esperienza, di questo dialogo, di questo incontro. Sono tantissimi episodi della sua vita che sono straordinari, molto significativi, e quindi già solo leggere come lei si comporta, come risponde, ci fa capire tantissimo sulla realtà. Consideriamo intanto che Mata Amritananda Mahi è un essere realizzato, quindi già sta parlando su un piano, potremmo dire, appunto alto, mettiamola così, anche molto profondo, e quello che dice, per quanto semplice, è esperienziato. Ecco, lei è esperienziato, quindi lei lo vive, l'ha vissuto, continua a viverlo, quindi non è semplicemente una dialettica filosofica, ma è una dialettica diretta che lei sente. Proprio per questo, per cercare di metterci in una condizione anche di crescita noi verso un cammino di ricerca e di verità, ma anche di elevazione nella nostra realtà interiore, io ho, sintetizzato ogni incontro con una piccola meditazione pratica, cioè ho preso spunto da quello che è l'argomento di base per fare una riflessione. La meditazione pratica verrà poi tutto riscritto anche sotto la pagina. Potremo prendere spunto perché potremo ascoltare un video e lavorare una settimana su quel tema, e poi la settimana successiva possiamo riprendere il video successivo. Vi consiglio di far così, quindi di partire col primo video e poi andare avanti una volta a settimana cercando di applicare quelle che sono le meditazioni pratiche che appunto suggerisce questa apertura di lavori. Questo perché? Perché ci condurranno pian piano a una trasformazione di noi, e questa è la cosa più importante. Quindi questo percorso che piano piano si procederà sempre di più, step by step, ha la volontà di offrire a tutti noi la possibilità di crescere all'interno di questi principi che verranno estrapolati attraverso la vita stessa di Amma. Perché faccio questo? Perché nel 1992 io incontrai Mata Amritananda Mahi e da quel giorno non smisi di incontrarla. Si fissò nel mio cuore questo incontro che lentamente, in modo progressivo, si è sempre più espanso in una forma di concretezza e di presenza, e quindi non posso che umilmente omaggiare la sua bellezza, purezza, grandezza, e offrire a tutti, a me stesso compreso, questo cammino di ricerca nelle sue orme. Incominciamo quindi con il primo capitolo, che l'ho racchiuso con questa domanda: chi è Dio? Una domanda enorme che vediamo un po' come Amma risponde. Allora, uno studente si avvicina ad Amma e si dice che c'è un Dio, ma io non riesco a crederlo. E Amma risponde: ragazzo mio, attraverso i raggi del sole che passano da un piccolo foro sul tetto, possiamo vedere una moltitudine di particelle di polvere, ma al di fuori di quelle non vediamo niente. La nostra mente è offuscata, non ha sottigliezza.
E già qua mi permetto di entrare subito nel commentare, perché per quanto semplice è questa descrizione, a me ci fa percepire che la nostra ottica di visione è limitata. Il nostro range, campo di azione visiva, percettiva, è limitata. Tutti sappiamo che non sentiamo gli infrasuoni, gli ultrasuoni. Cioè i pipistrelli o i cani sentono suoni che noi non sentiamo. Questo fa parte del range uditivo. Tutti sappiamo che non vediamo i raggi X e i raggi gamma, per esempio. Questo fa parte del range visivo. E potremo andare avanti così, cioè anche se noi prendiamo una radio e iniziamo a girare la manopola, la mettiamo su un canale, sentiamo la musica che arriva. Però quella musica che arriva è una musica che arriva per una condizione in cui la radio si mette a disposizione di quel campo di frequenza. Se noi spostiamo la manopola non sentiamo più, ma ne sentiamo altre. La domanda è: ma da dove arriva questa musica? Non è che la vediamo o la sentiamo, a meno che non abbiamo un apparecchio che ci permette di fare questo. In realtà è nello spazio e non c'è solo una stazione, ce ne sono tutte le stazioni possibili, ma ci vuole un elemento che percepisce questa realtà. Quindi ci sta dicendo anche che i pulviscoli che noi vediamo quando c'è la luce da un foro, riusciamo a vedere la polvere in sospensione di una stanza, però è solo perché in quel punto c'è la luce che arriva e ci fa vedere quella polvere, ma tutto il resto è oscuro. Cioè noi abbiamo una microvisione della realtà che è data da un po' di luce che arriva su questo piano, il piano dell'esistenza concreta, duale, in cui viviamo tutti i giorni. Quindi ci sta già espandendo il settore per dire che perché non credo a Dio, cioè non credo a qualcosa di più grande, intanto perché hai una visione limitata. E questo è, la scienza ci potrebbe fare un decalogo di miliardi di questioni in cui noi non vediamo, ma se anche non vediamo un invisibile, questo visibile è molto visibile in quanto diciamo crea la realtà, perché noi poi vediamo, soggiace a tantissime forme di cose che noi poi vediamo. Andiamo avanti e lo studente dice: ma come possiamo vederlo? E Amma risponde: proprio come si carica la batteria, attraverso il sottile illuminiamo la nostra mente e possiamo vedere Dio. Allora, già qua è un po' ermetico questa frase, la traduzione è abbastanza letterale, però ci fa capire una cosa: proprio come si carica la batteria, cioè attraverso il caricamento della batteria, attraverso il sottile, cioè la carica elettrica non è qualcosa che sia così visibile e così, come dire, nella normalità di tutti i giorni. È un'energia sottile che piano piano iniziamo attraverso una serie di liquidi, noi carichiamo uno strumento, perché abbiamo fatto diversi studi, però è qualcosa che non è così appunto percepibile. La batteria si carica, caricandosi la batteria a un certo punto possiamo per esempio mettere una lampadina e illuminare uno spazio attraverso la lampadina. L'effetto finale è che vediamo la luce che si crea attraverso il caricamento di una batteria. Ok, lei sta dicendo che dovremmo caricare questa batteria, dovremo aumentare il campo vibratorio del nostro sistema, aumentare questo campo vibratorio che illumina dall'interno sempre di più, fino al punto in cui potremo percepire dei livelli maggiori di realtà. Sta dicendo che ci sono dei gradi quindi di percezione e bisogna però caricare questa cosa, quindi iniziamo a chiederci che cosa è che può caricare la nostra vita per permetterci di vedere qualcosa che tendenzialmente è visibile ai pochi, però soggiace in una realtà abbastanza presente, è che noi abbiamo un campo limitato, non solo sensoriale, ma anche percettivo, perché proprio non abbiamo questa sottigliezza. Lo studente dice: ma cosa si intende per Dio? Quindi lo studente non sta capendo, non sta credendo, non sta vedendo, ma anche si chiede: ma cosa si intende? Cioè,
a prescindere che non lo vedo, e molti di noi spesso si sono riportati a essere nella fede, tra virgolette, di qualcosa che però non vedono, e non c'è scienza, diciamo, che ti può conclamare una verità su Dio. E giustamente dice anche lo studente: ma cosa si intende? Cioè, cos'è questa cosa? Allora Amma risponde, e risponde con una domanda molto interessante, cioè non è che dà una risposta, ma dice, e la questione è lunga nel libro, ma io ve la sintetizzo: viene prima la noce di cocco o l'albero di cocco? È un po' come la nostra storia, viene prima l'uovo o la gallina. In questa domanda ci sta in parte la risposta, cioè cosa si intende per Dio? Cioè, ha una partenza tutto questo? Ha una partenza la vita? Il cocco genererebbe la sua partenza che crea l'albero, però è l'albero che poi ha creato il seme e il cocco per poi ripartire. Ma tutto questo dove è partito? Da dove è cominciato? Questa realtà che soggiace, dov'è, perché anche, no? C'è questa realtà che ha un continuum. Dentro chi è che è venuto prima, l'albero o il seme, ci sta una specie di cortocircuito, perché dal sistema duale in cui siamo noi non possiamo rispondere a questo punto, perché siamo intrisi di sistema duale, ci rientreremo su questo concetto. Noi siamo su una realtà duale. C'è una bella risposta simile di un maestro zen che parla con un discepolo, appunto, e il discepolo gli chiede al maestro: maestro, ma che cos'è lo zen? È come per dire cosa si intende per Dio, è la stessa tipo di domanda. E il maestro risponde: come può un dente masticarsi e un coltello tagliarsi? Interessante, perché questo è un koan, cioè è una frase da meditare, cioè è qualcosa che ha una risposta intrinseca, cioè non è che si risponde in un modo convenzionale, ma dentro questa domanda che rifà il maestro ci sta dentro la risposta, che però va al di là del dualismo, perché il piano di comprensione non è duale, è una comprensione di altro stato di realtà, uno stato di realtà che deve arrivare dopo che si è alzato il livello vibratorio di quella batteria che parlavamo prima. È attraverso questo alzamento vibratorio che inizierai a percepire che la realtà ha anche altre verità. Quindi in qualche modo ci sta dicendo che dietro a questa domanda cosa si intende, ci sta un qualcosa di molto profondo, qualcosa che non ha un inizio e non ha neanche una fine, come noi la vorremmo coniugare. Potremmo ancora andare avanti e dire che non ha neanche una forma, perché se una cosa non ha un inizio, non ha fine, non ha neanche una forma, in qualche modo è anche atemporale, cioè potremmo andare avanti su questi discorsi. E ci stiamo incamminando in un grande, ma grande percorso. A questo punto il discepolo sta in silenzio, non risponde, perché quando Amma gli fa questa domanda lui non riesce a poter rispondere, che capisce che c'è sotto qualcosa di grande. A quel punto Amma stessa risponde, in conclusione dice: dietro la noce di cocco e al suo albero c'è un potere che è il substrato di ogni cosa, un potere unico che è inesprimibile al di là delle parole, la causa prima di ogni cosa. Questa è conosciuta come Dio. Quindi qua ci dà una risposta, e il fattore, diciamo, preoccupante per tutti gli atei, diremo così, è che Amma è dentro questa realtà in una sua identità, cioè lei è continuamente pulsante, vivente di questa realtà, quindi non sta parlando un filosofo, non sta parlando un letterato in cui possiamo concettualizzare noi e discutere, sta parlando un essere che è un Mahatma, che ha vissuto e vive, perché è tuttora vivente, Amma, in questo momento che sto registrando, questa realtà. Quindi abbiamo una risposta
di qualcuno che è immerso in questa realtà. Niente di meglio che trovare qualcuno che ci può aprire una via in quanto la sta vivendo. Consideriamo sempre che qualcuno ti può portare fino al punto in cui lui è, oltre al quale non ti porta. Uno psicologo ti porterà fino al punto in cui lui ha compreso delle cose, ma certi traumi, se non l'ha superato lo psicologo, non riuscirà a portarti oltre, perché lui stesso deve conoscere in profondità queste verità. Si dice anche nel linguaggio cinese, che è molto carino nell'aspetto educativo, i genitori insegnano ai figli e i figli imparano dalla schiena dei genitori. La schiena dei genitori, si intende che tutto ciò che tu dici ai figli non è che i figli ti ascoltano per ciò che tu dici, i figli ti sentono per ciò che tu sei. L'insegnamento passa attraverso un agire, attraverso una testimonianza diretta, potremmo dire più di natura energetica che in natura concettuale, educativa o di precetti. In fondo i figli capiscono e sentono la coerenza di ciò che tu stai dicendo, che è esperienza vissuta. Quindi ciò che passa nell'educazione, dico questo perché noi siamo figli rispetto a Amritananda Mai, giustamente lei sta vivendo queste realtà, quindi lei ci pone qualcosa che è vissuto e ha una coerenza ferrea. Da questo punto di vista possiamo apprendere veramente un'istruzione profonda. Quindi questa realtà inesprimibile è un potere unico che collega ogni cosa, è qualcosa che c'è al di là di un inizio e una fine. Entriamo subito in una grandissima domanda, una grandissima risposta, ma anche una grandissima questione che molti di noi ci siamo chiesti in una notte stellata, guardando le stelle, guardando un fiore, guardando un albero, guardando la nostra vita, guardando i nostri cari che muoiono, guardando tante questioni che non siamo mai riusciti a rispondere. Per cui partiamo già subito, come posso dire, in salita da questa questione, cioè chi è Dio e se esiste tutto questo. Io sono anche molto, come dire, scientista, per cui mi piace dire anche questo, cioè anche se tu fossi ateo o fossi molto razionale, fai un ragionamento logico, cioè tutto l'universo è costruito da un equilibrio incredibile. Noi stiamo viaggiando a una velocità assurda, un granello di polvere in mezzo all'universo che si spinge nella Via Lattea e la Via Lattea in cui siamo collegati col sistema solare si sta spostando anch'essa in mezzo all'universo. Cioè, siamo dove siamo e com'è possibile che stiamo ancora vivendo? Non solo, ma la vita si autobilancia in un'autoregolazione, è incredibile, con le stagioni, con le realtà autoregolanti, la vita stessa del corpo umano. Vogliamo parlare dello stesso corpo umano? Che razza di miracolo di biologia scientifica di livello intergalattico abbiamo addosso? È solo che noi abbiamo quella visione di quella piccola finestra, in quel piccolo foro del tetto e vediamo quella piccolo frangente di realtà. Non avendo aumentato l'energia elettrica di quella batteria e poter vedere gli aspetti sottili, pensiamo che tutta la realtà sia lì. È comprensibile che nell'ottica ottusa di quel livello di visione non possiamo neanche immaginare quante realtà ci possono essere affini e correlate. Questo è il problema, diciamo, di fondo di tutti quelli che più che non credono, mi viene da dire, non vedono. Perché basta iniziare a aprire gli occhi al cielo, alla vita, a ogni giorno e cercare di vedere dove sei in questo momento e come sei, da iniziare a capire che c'è un'intelligenza logica che sovrasta tutto e mantiene i mondi, mantiene la realtà con la sua logica. Vuoi essere ancora ateo? Diciamo che c'è un architetto che mantiene tutto questo in un equilibrio incredibile. Ecco, per poter stare le cose così in equilibrio devi comprendere che ci deve essere un'intelligenza dietro, cioè una cosa come tu conosci quando ha una sua funzione, diciamo, di organizzazione, di sistema interno, c'ha una sua intelligenza, se no non si organizzerebbe in questo modo.
Tu capisci che nascono dei mondi nell'universo con le supernove e si creano dei buchi neri nella stessa concetto di forza. La percentuale di energia nell'universo, che è 100, continua a bilanciarsi in un equilibrio perfetto e potresti vedere questo all'interno delle tue cellule, del tuo corpo. Cioè c'è un'intelligenza intrinseca che continua a autoregolarsi ed equilibrare tutto. Se pensi alla pressione sanguigna, se pensi il tuo cuore, il tuo respiro che inspira ed espira, non è che dobbiamo andare lontano. Ricordati sempre che le grandi risposte arrivano davanti ai tuoi occhi, cioè i grandi principi sono qui in basso, come in alto. Ermete Trismegisto. Cioè la realtà è davanti ai tuoi occhi, non è che devi andare a cercarla chissà su quale pianeta, in quale extraterrestre, è davanti ai tuoi occhi. Davanti ai tuoi occhi c'è l'incredibile, c'è lo straordinario. E come mai non lo vedo? Come mai non lo sento? Come mai non riesco a percepirlo? Perché ci vogliono gli occhiali giusti. E gli occhiali si chiamano anche sensibilità, percezione. E non è una questione di credere o non credere, è una questione di percepire. Quindi diciamo che tutta questa realtà è fuori di logica che iniziamo a comprendere che ha un'intelligenza intrinseca. Bene, arriviamo fino qua, arriviamo a vedere che c'è una rispondenza intelligente. Non andiamo fino al punto di Amma, ma semplicemente come umile logica diciamo ok, ci deve essere qualcosa, se no non starebbe in piedi niente tutto questo. Perché il caso porta solo confusione. Questo non è un caso, è un perfetto caso se vogliamo vederlo, quindi c'è una logica di fondo, cioè parlo della vita stessa. Ecco che dietro a questo allora iniziamo a comprendere che Amma ci sta spingendo a sentire qualcosa che è dietro le cose. Dietro le cose ci sta qualcosa di più profondo, dietro un aspetto consapevole si muove tutto l'inconscio, dietro ogni forma c'è l'idea che l'ha creata, dietro ogni realtà energetica c'è il substrato di fondo che l'ha generato. Questo è quello che ci spinge. Quindi, che meditazione pratica possiamo fare questa settimana per metterci in sintonia con questa collana e partire dal primo libro per poter utilizzarlo in modo pratico, poter fare di questa realtà un cammino di ricerca e di evolutivo, con la guida di Amma, che è una guida di un Mahatma, quindi chiunque di voi volesse fare un cammino con me e con questo percorso, ovviamente si collega anche a Amritananda Mai, che comunque è vivente ad oggi e comunque risiede in India, si trova in internet dappertutto, uno può andare anche a trovarla, arriva in Italia anche una volta all'anno, quindi ci sono occasioni anche di incontrarla e quindi di sperimentare anche di cosa stiamo parlando, quindi lentamente conosceremo sempre di più lei, anche un modo per poter starle vicino attraverso questo percorso. Quindi questa meditazione pratica cosa potrebbe essere? Una suggestione potrebbe essere di chiedersi durante la settimana che cos'è la realtà, cosa vedo veramente, dietro quello che mi succede o mi succederà, cosa si cela. Ogni cosa che ti arriverà in questa settimana, osservala non tanto come un caso, ma osservala come una sincronicità di questioni. Ti suggerisco una piccola osservazione. Prova a osservare in che stato sei tu mentre ti succedono le cose, perché tu sei un co-creatore della realtà, quindi a seconda di come sei tu, dentro di te le cose hanno un linguaggio, un'affinità, un dialogo con quel tu. Quindi per scoprire cosa c'è al di fuori da te e che cos'è reale, devi piano piano iniziare a scendere, a comprendere cosa c'è dentro di te che ha creato quel fuori da te, o cosa stai proiettando anche fuori attraverso una realtà interna tua che proietta. Qual è la suggestione esterna e qual è la suggestione interna? Cosa sto creando veramente internamente e cosa sta arrivando dall'esterno? Prova a osservare di più le suggestioni interne e le suggestioni esterne. Cerca di comprendere meglio che cosa succede ogni giorno, ogni momento, cosa stai percependo, che cos'è reale, cosa immagini che sia, cosa hai pensato, se ti sei arrabbiato, se la giornata è andata in un certo modo,
Osserva un po' di più, allarga il campo, cerca di vedere l'elettricità, non la luce della lampadina, cerca di vedere il substrato tra il cocco e l'albero, qualcosa che ti sta conducendo verso una risposta. In sintesi, cerca di ascoltarti, aumenta l'ascolto di te. Un'altra frase che potrei suggerirti: ogni tanto prova a sentirti come stai, dicendo: come mi sento ora, cosa sento, cosa mi sta muovendo questa frase, questa parola, come sta suggestionando la mia lavagna interna questo che sta succedendo. Bisogna incominciare a fare un cammino di approfondimento di se stessi, andare a scoprire come noi rispondiamo alle cose, perché lì è il primo passo di conoscere che cos'è la realtà. Io vi ringrazio a tutti, vi auguro benedizioni e protezioni da Allah e ci sentiamo la settimana prossima. Buon cammino a tutti.